Dia, da, in, con, su, per, tra, fra. Queste sono le preposizioni italiane. Sono belle, vero? Nella video lezione di oggi ci concentreremo su 4 preposizioni semplici: a, in, di e da. Tra l'altro vi ricordo che su questo argomento grammaticale ho già pubblicato 2 video, lascerò il link nella descrizione qui sotto. Italiano con Eli è un canale rivolto a chi sta imparando la lingua italiana. Se anche voi amate l'Italia e credete che l'italiano sia una lingua meravigliosa, allora iscrivetevi a questo canale. Sarò lieta di accompagnarvi nella scoperta di questa lingua meravigliosa e farò del mio meglio per aiutarvi. Benvenuti a Italiano con Eli. Mi chiamo Elisabetta e sono qui per aiutarvi a migliorare il vostro livello di italiano, così come ho fatto con centinaia di studenti negli ultimi anni. Oggi ci concentreremo su alcune preposizioni e vedremo di capire insieme come siete messi. Vi spiego come funziona. Qui di fianco leggerete alcune frasi senza la preposizione. Dovrete quindi pensare qual è la preposizione che deve essere inserita, qual è quella mancante. Ricordate che per ogni frase potrete sempre scegliere tra a, in, di e da. Affinché questo esercizio sia efficace è importante che agiate subito, ovvero è importante mettere subito in pratica ciò che avete imparato. C'è bisogno di azione. Quindi, se per caso sbagliate una frase, ascoltate la spiegazione. Una volta capito quale preposizione deve essere utilizzata, fermate il video e scrivete subito nei commenti una frase. Perché vi chiedo di farlo? Perché è molto importante eliminare l'errore. Aiutate il vostro cervello a ricordare la forma corretta, aiutatelo a creare nuove connessioni e a dimenticarsi di quelle abitudini che invece erano sbagliate. Quindi aspetto nei commenti le frasi corrette. Siete pronti? Allora cominciamo! Frase numero 1. Dove sei? Sono italiana. Potete inserire a, in, di o da. La frase corretta è: di dove sei? Sono italiana. Frase numero 2. Sara abita Milano, via Pace. La risposta corretta è: Sara abita a Milano in via Pace. Ricordate che con le città utilizziamo la preposizione a e invece quando diamo l'indirizzo e quindi quando c'è via o piazza dovremo utilizzare in. Frase numero 3. Brescia è Europa, Italia, Lombardia. Ebbene, la preposizione corretta è, per tutti questi casi, in, perché infatti con i continenti, con gli stati e con le regioni dobbiamo utilizzare in. Frase numero 4, molto simile alla frase numero 1. Dove vieni? Sono brasiliana. In questo caso la forma corretta è da. Da dove vieni? Sono brasiliana. Anche nella frase numero 5 parliamo di provenienza. Sono Parigi. La preposizione corretta è di. Essere di
indica la città dove si è nati, da dove si proviene, appunto. Numero 6. Andiamo centro? La preposizione corretta è in. Si dice in centro, in periferia. Frase numero 7. Partiamo Verona e andiamo Napoli. Partiamo da Verona e andiamo a Napoli. Frase numero 8. La farmacia è vicino casa mia. Questa la sbagliano tantissimi studenti. Quale preposizione mettiamo? La forma corretta è a, perché si dice vicino a qualcosa. Ricordatevelo. Venite a cena me? Ricordate che con non lo potete utilizzare, sarebbe naturalmente una frase corretta, però dovete scegliere tra a, in, di e da. Ebbene, la frase corretta è da me, che come vi ho spiegato nel video sull'uso di e da, sta a indicare proprio a casa mia. Venite a cena a casa mia? Frase numero 10. Quest'estate andremo Capri. La preposizione corretta è a Capri, se vi ricordate, perché si tratta di una piccola isola. Frase numero 11. Dove andate vacanza? Dove andate in vacanza? Mi raccomando, se siete spagnoli non ditemi di vacanza, de vacaciones, sarebbe la traduzione letterale, ma sarebbe anche sbagliato. Frase numero 12. Anna vive lontano Torino. Anche questo è un errore frequentissimo. Si dice lontano da qualcosa. Pertanto Anna vive lontano da Torino. Al lavoro vado piedi. Al lavoro vado a piedi. Si dice così, andare a piedi. Marco invece preferisce andare autobus. In questo caso dovremo utilizzare in, come tutte le volte che utilizziamo i mezzi di trasporto. Questa frase è un po' più difficile perché in questo caso c'è una preposizione articolata. Devo tagliarmi i capelli. Vado parrucchiere. Vado dal parrucchiere, perché parrucchiere sta a indicare una persona. Di solito vado in palestra mattina. In realtà andavo, perché adesso è chiusa. Comunque, di solito vado in palestra di mattina. Con le parti del giorno si utilizza di. C'è troppa luce. Mi metto gli occhiali sole. Mi metto gli occhiali da sole, perché hanno la funzione di proteggermi proprio dal sole. Questo è il loro obiettivo. Oggi devo andare biblioteca. Devo andare in biblioteca. Ricordate che ogni volta che trovate un nome che finisce in teca, come per esempio emeroteca, discoteca, dobbiamo utilizzare la preposizione in. Marco deve andare libreria. Marco deve andare in
libreria. Ricordate che anche in questo caso utilizziamo la preposizione in con tutti i negozi che finiscono in ia, come per esempio vado in farmacia, vado in pizzeria, eccetera. Eccoci giunti all'ultima frase. Quanto tempo sei in Italia? Dovremmo aggiungere la preposizione da. Da quanto tempo sei in Italia? Allora, ricapitoliamo, vediamo che cosa abbiamo fatto oggi. Abbiamo lavorato con alcune preposizioni semplici, le preposizioni che generalmente creano problemi agli studenti stranieri, ovvero a, in, di e da. Ebbene, questo è un primo video, una prima video lezione. Ho in mente di prepararne un'altra. Nella prossima però lavoreremo con i verbi, ovvero verbi che reggono certe preposizioni, e pertanto sarà un video di livello un po' superiore. Non appena sarà pronto troverete qui il link. Vi è piaciuta questa lezione? A me sì! Se è così anche per voi, vi chiedo di mettere un mi piace, di condividere il video con i vostri amici e di prendere in considerazione l'idea di iscrivervi a questo canale. Se vi iscrivete, poi avremo modo di vederci tutte le settimane e a me farebbe davvero molto piacere. In ogni caso, se volete che continuiamo a vederci, qui ci sono altre 2 lezioni. A presto!